Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la seconda metà di maggio 2026. Diavolo e matto, ragazzi. Sa tanto di storia intensa, di una nuova passione che potrebbe iniziare. È come il buttarsi a capofitto in qualche cosa di... mi verrebbe da dire molto diabolico. Non lo so, con questo diavolo sento come una forte intensità, una forte chimica, una forte attrazione. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto e sono valide per il segno solare, lunare o l'ascendente. Per chi volesse una consulenza personalizzata con me può scrivermi una mail e poi sotto nella descrizione del video c'è anche il numero di telefono, il link alla pagina web, il link alla sezione degli abbonati dove vi spiego come funziona il percorso di crescita. Trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. 9 di bastoni, 7 di bastoni, 4 di pentacoli, cavaliere di bastoni, 2 di coppe, mondo, e matto. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, questa è l'evoluzione della vostra energia e se siete single potete rimanere con questa parte della lettura. In un secondo momento andiamo a vedere l'energia della vostra persona di interesse, non importa quale sia il tipo di relazione che vi lega. Allora, diciamo che tra il 7 di bastoni e il 7, scusate, tra il 9 di bastoni e il 7 di bastoni, sento che siete ben sulla difensiva verso la metà di maggio. Siete lì che state, ma avete anche un 4 di pentacoli, siete lì fermi nel vostro territorio, nella vostra zona di sicurezza, mi verrebbe quasi da dire. Allora abbiamo la ruota della fortuna, un cavaliere di pentacoli e un papa per il 9 di bastoni. Allora, io credo che qui ci possa essere un cambio a metà mese, quindi ci siamo, se non l'avete già vissuto è di lì che sta per arrivare. Allora, potrebbe essere un cambio di dinamica con una persona. Considerato questo papa, può essere anche un cambio per quello che riguarda i valori che considerate in una relazione, in una conoscenza. Vi dico, se non avete proprio nessuno, questo cavaliere di pentacoli arriva a breve. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. Matto un'altra volta, ragazzi. Matto e imperatrice, vi state difendendo perché o non avete fiducia in questa persona o non avete fiducia nel poter costruire con questa persona, nel poter magari ufficializzare la relazione con questa persona. Tenete presente che qua c'è imperatrice e papa, quindi uno dei due potreste essere voi effettivamente, potrebbe già essere stato sposato o avere come impegni familiari, impegni... Qualcuno potrebbe già essere nonno, nonna, cioè ci sono come degli impegni che fanno sì che voi teniate un po' lontane le energie esterne, mi viene da dire. C'è anche un sentimento di sfiducia qui, con questo matto al contrario. Sento che state proteggendo veramente la vostra zona di sicurezza, la vostra zona di controllo, di comfort.
Andiamo a vedere il 4 di denari. 3 di spade. 3 di spade, diavolo e re di bastoni. Dunque, ragazzi, vedendo il 3 di spade, il diavolo e il 4 di pentacoli, credo che qui ci sia come un attaccamento egoico a qualche tipo o di sacrificio o di sofferenza o di persona con il re di bastoni. 4 di pentacoli di solito è una carta di molta staticità, una carta di protezione. Sembra che qui qualcuno stia proteggendo o qualche cosa che potrebbe essere un po' tossico con questo diavolo, qualche cosa di malsano, magari una vecchia abitudine, magari qualche tipo di attitudine, qualche cosa legato, non lo so, perché qui vedo il sacro e il profano. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. È come se ci fosse questa energia che può dare come un cambio, questa energia entrante, il cavaliere di pentacoli, però poi c'è ancora come questo re di bastoni, che può essere una persona del passato alla quale siete rimasti attaccati. Vi dirò che potrebbe anche essere una persona che voi avete in testa, che magari avete visto, o un ideale di persona potrebbe essere. Però come l'idea che pensiate di dover sacrificare qualcosa, pensiate, oppure questo diavolo fa riferimento a un obiettivo di tipo egoico. Tenete presente che il diavolo fa parte, scusate, rappresenta l'ego. L'ego crea separazione. Quando c'è separazione c'è sofferenza e c'è paura. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Di nuovo un 4 di pentacoli. Morte e 4 di pentacoli. C'è qualcuno che vuole staccarsi da tutto questo attaccamento, mi viene da dire. Perché effettivamente, avendo la ruota della fortuna all'inizio della lettura, è come se i tempi fossero maturi. Però vi vedo comunque sulla difensiva, avete paura probabilmente di star male, di soffrire, di sbagliarvi di nuovo. Diciamo che il cavaliere di pentacoli è un'energia molto lenta, quindi c'è come il tempo, se vogliamo, di analizzare la situazione, di prendere dei vantaggi. È come il devo capire quali sono i miei punti di forza per sentirmi in vantaggio in riferimento a questa situazione, a questa relazione, no? Per contrastare, se vogliamo, questa paura del 9 di bastoni. Andiamo a vedere il 2 di coppe, perché qui ho come l'idea che il punto sia incontrarvi, vedervi magari da soli, in un posto dove si possa chiarire, dove ci si possa confrontare. 5 di spade, quindi potrebbero effettivamente esserci come dei punti di vista diversi, delle divergenze da risanare, temperanze, 3 di pentacoli, c'è come da definire dove state andando. Io ho come questa sensazione. Vi dico, se è proprio una primissima conoscenza, questo gruppo di carte potrebbe essere più un sondare il terreno. Cioè, siccome qua vi parlavo di valori, di capire quali sono i vostri valori, che cosa è importante per voi, perché poi il resto comunque si cerca una quadra, no? Però è anche vero che qui con questo 5 di spade potrebbero esserci degli screzi, delle cose da riequilibrare. Io sento che uno dei due potrebbe avere una certa fretta, mentre, secondo me, l'altra persona, mentre voi siete un po' più sul chi va là. Andiamo a vedere il mondo. Asso di spade, quindi c'è una comunicazione qui, ragazzi, alla fine di maggio, che finalmente conclude una tappa, si porta come a compimento, si dà come... Sento
È come se poteste dare un'etichetta alla relazione o a questa conoscenza con questo Cavaliere di Pentacoli. Allora, qui abbiamo l'asso di spade, l'otto di pentacoli, di nuovo un 9 di bastoni, un 6 di pentacoli e un 2 di coppe. C'è da mettere le cose in chiaro con questo asso di spade, mi parla di una comunicazione trasparente, cristallina, ben definita. Per qualcuno si tratta proprio di definire il quotidiano, il quanto ci si vede, il come ci si sente, il che tipo di scambio ci possa essere, che cosa posso dare io a te, che cosa puoi dare tu a me. Si arriva come ad un risultato, con la carta del mondo, sento che c'è come un dunque, una fine di un percorso che poi inizia di nuovo con il matto, quindi qui è proprio un nuovo inizio. Vi dirò, potrebbe anche essere una persona che vi prende tantissimo a livello fisico, a livello di chimica, a livello di passione. Però sento che qui è come se fosse ora di cambiare qualche cosa con questa ruota della fortuna. Adesso andiamo a vedere un attimo il matto. Abbiamo il re di coppe. E il carro. Sì, sento che vi butterete, prenderete una decisione. Secondo me deciderete di frequentare questa persona, nonostante questi attaccamenti che potrebbero esserci a situazioni passate, a situazioni laterali. C'è come lo spostarsi in avanti, il dare una direzione a questa unione. Quindi ragazzi è molto positivo perché vedo una nuova unione e se avete già qualcuno adocchiato, magari qualcuno, questo può essere un periodo dove si inizia a parlare, si inizia un po' a approfondire questa conoscenza. E dunque, se proprio non avete nessuno, vi dico che potrebbe esserci... Allora, Vergine, Capricorno, Scorpione, Sagittario, Cancro e Toro. Non so se l'ho già detto. Va bene, andiamo a vedere l'energia dell'altra persona. Imperatore, abbiamo il giudizio, 4 di spade, 8 di pentacoli, amanti, sacerdotessa, una marea di arcani maggiori. E diavolo. Bene, sta persona secondo me, mm, diciamo che non si sente poi così tanto stabile con voi. Mi viene da dire che non si sente tanto al sicuro, ma giustamente voi siete in protezione per i fatti vostri. Andiamo a vedere l'imperatore, 6 di bastoni e 3 di pentacoli. E può essere che questa persona effettivamente non si senta sicura della relazione, della situazione che state vivendo. Sento che è come se avessi bisogno di conferme, di sapere dove state andando, di sapere che cosa l'uno può portare all'altra persona. È come se avessi bisogno di sapere se siete dentro o fuori. Andiamo a vedere il karma, il giudizio. Luna e 9 di, di coppe. Luna e giudizio, qui c'è qualche tema con il passato per quello che riguarda la vostra persona di interesse. Fante di spade, potrebbero esserci temi di controllo. Effettivamente vi dico che il diavolo, che c'è ormai 3 volte per adesso nella lettura, potrebbe avere a che fare con temi di controllo. Effettivamente anche questa carta di attaccamento potrebbe essere vostro il tema. Potreste essere voi che volete controllare troppo, tenere tutti fuori, stabilire regole e confini.
Non lo so, vi dirò che questa persona, perché c'è anche la carta degli amanti qui, c'è la sacerdotessa, qui c'è la ruota della fortuna, che altro? 2 di coppe. Andiamo a vedere il 4 di spade. Potrebbe anche essere un'anima che avete già incontrato in altre vite, e con la quale dovete ricalibrare un karma. Qui abbiamo un 6 di spade e un 4 di pentacoli. Anche questa persona trattiene, ragazzi. Anche questa persona è in zona controllo. Anzi, vi dirò che con questo 6 di spade potrebbe anche essere una persona che tende 6 di spade e 4 di spade, potrebbe essere una persona che tende a isolarsi, tende a stare un po' nel suo. Sinceramente non è che veda questa persona fare grandi passi nei vostri confronti nel prossimo periodo. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli. E che io credo che siate più voi che facciate fatica a muovervi, proprio perché anche voi avete 2, 4 di 3, 4 di pentacoli ci sono, 3 volte il diavolo. Che altro avevo visto? Qui abbiamo una regina di bastoni e un cavaliere di coppe. C'è una forte staticità in questa situazione nella seconda metà di maggio. Nessuno dei due sento che fa una mossa nei confronti dell'altro. Voi siete come impegnati in altre cose, probabilmente. C'è un sentimento di sfiducia, vi state proteggendo e l'altra persona credo che abbia un tema con il passato o che sta risolvendo, che abbia bisogno di risolvere, o questo discorso del sentirsi insicuro, del avere bisogno di conferme, fa riferimento a qualche ferita, a qualche paura risalente al passato. Andiamo a vedere gli amanti. Regina di coppe, qua c'è il re di coppe. Io sento che tutti e due vi state pensando, comunque. Regina di denari. Questa persona ha 2 regine, quindi potrebbero esserci 2 energie. Mm. C'è un po' di disequilibrio. Io sento che questa persona potrebbe essere un po', avere un po' l'amaro in bocca nel vedere che voi non farete movimenti in avanti, anche se sento che con questo 2 di coppe c'è la voglia di incontrarsi. Sento che in qualche modo sì, vi incontrerete, però la sento un po' astiosa questa persona, come se ci fosse qualche tema da risolvere tra di voi. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Imperatore ha bisogno di vedere chiaro, di vedere su che cosa si può fondare la relazione, su che basi si possano mettere per la relazione e forza. C'è bisogno di struttura per questa persona. Io sento che comunque un certo tipo di accordi, di punto di incontro lo troverete. Se prima c'era questo 8 di pentacoli qui, è come se verso la fine di maggio ho come l'idea che le dinamiche si possano mm, inspessire, mi viene da dire, ma non è così, non nel senso brutto, nel senso che potreste iniziare a sentirvi più spesso, a vedervi più spesso, c'è qualche cosa qua che prende come forma, che si definisce, che mette le basi con questo imperatore. Andiamo a vedere il diavolo. Re di pentacoli e 3 di bastoni. Sì, c'è qualche cosa che si costruisce, si inizia a costruire un nuovo equilibrio con questa persona, una nuova stabilità, si mettono come delle solide basi, secondo me. Qui con queste 2 regine, in realtà ce n'è una terza, però vi dico che è un po' come se questa persona avesse bisogno di lavorare la relazione più da un punto di vista emotivo e pratico
che non tanto fisico. Fisico intendo in camera da letto. Cioè è come se ci fosse bisogno di strutturare la situazione, la relazione sotto altri punti di vista prima che quello. Anche se vi dico che con tutta la marea di diavoli che avete, qui la passione sarà alle stelle per chi volesse. C'è veramente da appendersi al lampadario, ragazzi. Anzi, fatemi sapere poi nei commenti. Bene, andiamo a vedere qualche oracolo. Ok, qui vi dice un cuore con una chiave. Vi dice benvenuto amore. Parla di trovare la persona, dice di aprire il cuore, di stare insieme e dice perfezione, come se foste perfetti. E qui abbiamo l'ascia che parla di una rottura, di una separazione, di rompere uno schema di comportamento e voi già iniziavate così. Parla del trattamento del silenzio e di abbandono. In effetti ce lo potrei vedere nella terza settimana di maggio, cioè secondo me verso questo fine settimana, come un momento di silenzio eventualmente. Però niente di irrisolvibile o niente di lungo, ecco. Arcangelo Fanuel, carta numero 20, parla di speranza, ottimismo e nuovi inizi che effettivamente noi qui vediamo. Io in questa fase della lettura vedo proprio un inizio di una nuova fase all'interno della relazione o all'interno di una certa situazione. Sì, c'è come un mettere le basi, incontrare qualcuno con il o la quale si possa parlare di che cosa costruire insieme. Qui ci sono 2-3 di pentacoli, ragazzi. Fatemi sapere nei commenti, amici dell'Aquario, come e se vi risuona la lettura. E per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi o condividete il video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti mi può contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto, però tenete presente che potete fare questo percorso anche come autodidatti semplicemente abbonandovi al canale. Anche lì tratto tutto il tema delle credenze limitanti, divise per settore, quindi amore, lavoro, denaro, bellezza, tempo, vecchiaia, ce n'è una serie. In più però in quella parte tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di kundalini, di vista eterica, di come risvegliare il terzo occhio, di alto e basso astrale e ho aperto di recente una nuova playlist che parla di ermetismo, quindi i segreti della tavola di Smeraldo, che è materiale già un po' più esoterico, ma se siete streghe e stregoni in via d'apprendimento è quello che fa per voi. Comunque date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Vi ripeto, sono numerate, vanno viste in ordine cronologico. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!